Vuoi? Stai cercando delle brain dance clandestine? Servono degli impianti o dell'ottimo cyberware usato e garantito? Garantisco io, il vecchio proprietario è momentaneamente assente. Cazzo ridi? Ma che forno, che è sta roba. E voi dove eravate esattamente un anno fa? No, aspetta, piano, calma, una alla volta, non accavallatevi, no, non siamo nei programmi di calcio, non parlatevi sopra, scrivetelo nei commenti. Non ve l'aspettavate? Sigla. Quindi esattamente un anno fa entravamo a Night City e dopo circa 9 ore ho lasciato il joypad. Sì, avevo il pappagallo. Scherzo, sono andato in bagno. Sì. Grosso disclaimer, se dopo un anno ancora non avete giocato a Cyberpunk 2077, peste vi colga, ma un po' vi invidio perché ancora non sapete. Attenzione perché cercherò di evitarli, però potrebbero esserci degli spoilers, quindi occhio. Dicevamo, un anno fa entravamo in questo mondo fantastico con delle storie incredibili, addirittura certe missioni secondarie con delle storie ancora più pazzesche, per esempio Joshua, il condannato a morte, il rapitore di bambini, oppure i coniugi Perales, che storie sono fantastiche. Addirittura una missione semplice, insomma una quest banale come il recupero dei taxi della Main, a un certo punto pareva uscita da un romanzo di Asimov, veramente fantastico, un capolavoro a livello artistico. A livello tecnico, ecco, leggermente meno. Infatti abbiamo aspettato 8 anni, non è che un anno in più avrebbe fatto tanta differenza, non volentieri, ma avremmo aspettato e credo che col senno di poi anche gli investitori, infatti che hanno tanto insistito per farlo uscire presto, da qui a 2 mesi, un anno fa, sarebbe arrivata. Ecco, shitstorm forse è riduttivo, più un cataclismico uragano di sterco. D'altra parte, più è grande l'aspettativa che generi, più è grande la responsabilità che hai nel soddisfarla. E poi se te ne esci con "oh raga, gira sorprendentemente bene su PS4". Già. Facepalm, raga, facepalm, anzi doppio facepalm carpiato. Dai. Comunque io l'ho iniziato su PS4 Pro e ci ho fatto circa 420 ore in 3 run e poi ho montato il PC e ciao. Dopo 120 ore sono circa un terzo della prima run. Infatti verrebbe da dire potevano fare solo quella versione lì, ci sarebbero stati molti meno problemi, però non sarebbe stato giusto insomma privare i giocatori di console di un'esperienza del genere. Certo, potevano magari non subito scalarlo meglio verso il basso, ragazzi. Comunque su PS4 Pro non ho avuto tanti problemi, o meglio, ne ho avuti pochi, ma decisamente motherfucker. Infatti non avevo mai visto la schermata blu in una console, quindi grazie a Cyberpunk 2077 per aver colmato questa lacuna. Grazie. Che poi bastava stare attenti insomma a non sfrecciare a 1000 all'ora sui punti un po' più critici, quindi che ne so, la rotonda di Kabuki, Japantown, il Cherry Blossom Market, tutti quei posti un po' tosti per tutti i gusti, cheat, che si vedeva insomma che la play faceva fatica, si vedeva perdite di frame a manetta, ecco, soprattutto si sentiva perché una roba, un casco da parrucchiera. Vabbè, non è proprio la mia metafora, il motore di uno shuttle, ecco. Non solo Cyberpunk, anche Warzone, anche Death Stranding picchiava forte, quindi sì, che poi da lì a dire gioco ingiocabile, dal mio punto di vista ne passa. A 6 anni grattavo
le piste in rame con la carta vetrata delle cartucce dell'Intellivision. E poco dopo si faceva l'errore di trafficare con la vitina del registratore del Commodore 64. C'era un sigillo apposta. Eri fottuto e dovevi sempre tenere premuto lo sportello della cassetta per magari 20 minuti del caricamento. C'erano giochi in 23 floppy disk, quindi figuratevi se non presti il fianco a qualche problema, cioè, voglio dire, di texture fuori posto o che non si caricavano, personaggi imposati, insomma, ne ho viste. Figurati se mi faccio rovinare l'esperienza da ste 4 cagate. Sì, poi ovvio, c'è gente che ha avuto grossi problemi, però insomma adesso con le patch si è parecchio sistemato. Adesso mi concentrerei, no aspetta, perché adesso c'è la patch per le console di nuova generazione. No, poverini, hanno ragione, più di un anno che è uscita la console e ancora deve uscire la patch. Stanno ancora giocando con la versione delle console vecchie e comunque entro il primo quadrimestre, dopo lo vediamo. E quindi dicevo, mi concentrerei sull'aspetto più ruolistico, quindi le mod vestiario, le perk, le specialità, che facciano tutte quello che c'è scritto in descrizione. Se cappate, se mettete un limite alla probabilità di colpo critico, fateci sapere qual è, così non sprechiamo mod e li usiamo per i danni critici. Vabbè che qui siamo già alle finezze. I consumabili o li togli o mi dai un senso se me devo mangiare barretta e cioccolato prima di andare a sparacchiare perché magari la difficoltà è maggiore. A proposito, la difficoltà, ragazzi, la difficoltà non è possibile che se io gioco tutto coscienzioso, facendo aspettare tutti quelli che pressano delle missioni principali, vieni qua subito, Takemura, tutto ansioso. Sappiate, se non l'avete giocato, fateli pure aspettare, non vi preoccupate, andate avanti con le secondarie, fatevi la vostra reputazione. Il rovescio della medaglia è che a un terzo, se hai fatto tutto bene, a un terzo del gioco sei Dio, senza offesa. E quindi rimani lì, ok, allora tu diventi cyberpsicopatico e ammazzi tutto quel gruppetto lì, tu perdi la memoria ed è come non ti fosse successo nulla, voi tutti, contagio, scagotto fulminante, vabbè, spariamo non c'è più nessuno. Cioè, non so, c'è gente che ha fatto tutta la rasaka nudo e con le granate, voglio dire, chi era Dentix, andatevelo a vedere. E questa è proprio la punta dell'iceberg. Sarebbe stato bello avere una città più viva, più porte che si possono aprire, più persone e negozi con le quali interagire, perché alla fine poi molto è solo di contorno, cioè, quindi poi bellissimo come contorno, però fai un passo in più e casca il palco. La Night City sotterranea, che c'è un sacco di roba che hanno tagliato poco prima del lancio. Il sistema delle gang, le gang, allora fate un sistema di reputazione singolo per ogni gang, nel senso, se io stiro un po' di Voodoo Boys non posso più mettere piede a Pacifica, o comunque so che mi stanno aspettando la polizia, che ha un'intelligenza artificiale adesso un po' meno ridicola, però sempre insomma abbastanza anche un livello di cyberpsicopaticità personale, nel senso che tu più impianti ti metti, più si riduce il livello di umanità, diciamo, e magari ci sono dei plot twist durante la storia grazie a sto fatto. Anche lì, quello sarebbe stato molto cyberpunk. Niente. E probabilmente sarebbe servito il triplo di persone per fare tutta sta roba. Speriamo. Quello che è certo è che nella 1.5 ci sarà anche la versione per le console di nuova generazione, quindi speriamo si porti dentro anche qualche DLC, qualche contenutino aggiuntivo. Comunque il lato positivo è che stanno assumendo, guardate, circa 100 persone tra artisti, animatori, programmatori, level designer e così via. Hanno annesso da poco la Molasses Flood, che sono quelli che hanno fatto Drake Hollow e The Flame in the Flood, e anche loro stanno cercando appunto artisti, programmatori, designer, quindi c'è da ben sperare. Guardate che lavori fanno, guardate che roba.
bravissimi. Quindi insomma tenderei ad essere ottimista, anche perché guardate, alla riunione degli investitori del terzo quadrimestre che hanno fatto a fine novembre, vedete come allora il giallo sono quelli che lavorano al Cyberpunk di adesso, supporto, versione per le console di nuova generazione. L'azzurro sono quelli dedicati all'espansione di Cyberpunk e vedete all'inizio è grosso modo un 80-20, già a giugno un po' di più, a settembre sono 50-50. Adesso vedremo come procedono i primi 4 mesi, ma penso che probabilmente quell'azzurro tenderà ad aumentare. Chiaramente adesso vanno con i piedi di piombo, insomma credo che la lezione sia servita. Sì, non a tutti, no, basta vedere Battlefield 2042. Basta vedere le reazioni di quelli che magari hanno speso più di 100 bombe per giocare al Day One. Veramente, ragazzi. Cioè, dai. Hai avuto la fortuna che qualcun altro ha fatto una figura di merda prima di te. Traine un insegnamento. Niente. Che non è una novità, è da Windows 3.0 che ci vendono una macchina con 3 ruote, poi arriva la patch dopo un anno, ruotino, poi dopo un altro anno forse hai la macchina tutta intera. Certo adesso è un po' diverso perché ci sono i socials, quindi se tu butti una cicca accesa in un'autocisterna di benzina, ragazzi, il succitato cataclismico uragano di rifiuti biologici. Purtroppo non sono previsti gadget tipo quelli che vorrei io, così non dovrei lavorare, nel senso. Allora c'è il Cyberdog già stampato in 3D che aspetta solo di essere colorato, ma se lo facessero loro, il Cyberdog con la bobbin head, ci devo mettere anche la molla, insomma sarebbe figo, mi risparmiereste un po' di lavoro. Niente. Oppure la Porsche di Gianni Silverhand, che adesso stanno arrivando le decalcomanie e trasformerò in quella dei samurai. Potreste farla voi così mi evito. No, vabbè. Avrete il video promotion, avrete in futuro il video di queste robe. Però un gadget lo stanno per fare. Ed è esattamente questo, in uscita a giugno. Alla modica cifra di 440 bombs, esclusa la spedizione. Ecco qui il T2077 Cyberpunk 2077 X-Blony Watch. Eccolo qui, che utilizzerà addirittura la tecnologia blockchain, che è infatti un trend che sta usando molto l'industria del lusso per certificare l'originalità dei propri prodotti. Sì, adesso vado con l'orologio a minare le criptovalute, non spacco la bocca, lavorare, altro che... Ok ragazzi, allora se avete voglia di vedervi un'ora e mezza di free roaming, di cazzeggio in una night city deserta, totalmente tipo fosse in lockdown, è come una ASMR, sapete, vi mettete quei video su e vi addormentate, ce l'avete di qua. Di qua se vi è venuta la curiosità di vedere l'assemblaggio della bestia, sopra avete i socials, lì sotto c'è il pulsante del like da frantumare, e c'è, se vedete iscriviti, allora hashtag schiccia il bottone. Alla prossima.